Benvenuti, benvenuti. Ciao a tutti e bentornati al nostro podcast. Io sono Matteo, il vostro host, e oggi abbiamo un argomento davvero speciale. Anzi, direi un argomento che ci tocca tutti nel cuore e forse anche un po' nello stomaco, no? Oggi parliamo di flirtare. Ciao Matteo, ciao a tutti! Sono Sara e quando Matteo mi ha invitato per parlare di questo argomento ho detto subito di sì, senza nemmeno pensarci. È un tema che adoro. E già, Sara è la nostra esperta di oggi. È una persona molto socievole, cioè una persona che ama stare con gli altri, che parla facilmente con tutti. E quindi ho pensato, chi meglio di lei per parlare di flirtare? Aspetta, esperta? Non so se sono proprio un'esperta, ma diciamo che ho qualche esperienza. Sì, qualche esperienza. Ah, capito. Bene, allora cominciamo dall'inizio. Sara, secondo te, cosa significa flirtare? Come lo spiegheresti a qualcuno che non conosce questa parola? Bella domanda. Allora, flirtare significa mandare segnali di interesse a qualcuno in modo leggero, giocoso, divertente. Non è una dichiarazione d'amore, cioè non stai dicendo ti amo, è più come un gioco gentile e carino tra due persone. Perfetto, mi piace questa definizione. Un gioco. E secondo te, questo gioco ha delle regole? Sì, assolutamente. La regola numero uno è il rispetto. Flirtare deve essere sempre piacevole per tutte e due le persone, non deve mettere a disagio nessuno. Se l'altra persona non è interessata, bisogna fermarsi subito e rispettare la sua decisione. Giustissimo. Il rispetto è fondamentale, è la cosa più importante. Senza rispetto non è più flirtare, è qualcosa di completamente diverso e sbagliato. Esatto. E poi c'è un'altra cosa importante, la naturalezza. Naturale, cioè spontaneo, autentico. Quando una persona flirta in modo artificiale, come se stesse recitando una parte in un film, si sente subito. È imbarazzante per tutti. Ah, vero. Sai, mi ricordo una volta un mio amico aveva imparato delle frasi da un libro su come conquistare le ragazze e le usava parola per parola, senza cambiare niente. Ciao, i tuoi occhi brillano come le stelle. Era orribile. No, sul serio? Povero ragazzo. Immagino la faccia della ragazza. Probabilmente è scappata via di corsa. Praticamente sì. Però, sai, capisco perché alcune persone cercano di imparare delle frasi fatte, perché flirtare può essere difficile, soprattutto all'inizio. È normale avere paura. Assolutamente. E sai una cosa interessante? Gli psicologi dicono che la paura del rifiuto, cioè la paura che l'altra persona dica di no, è una delle paure più comuni negli esseri umani. È una cosa molto naturale. Davvero? Non lo sapevo. Quindi non siamo soli quando abbiamo paura di avvicinarci a qualcuno che ci piace? Assolutamente no. Tutti, ma proprio tutti, anche le persone più sicure di sé, anche i più belli, anche i più famosi, hanno avuto paura del rifiuto almeno una volta nella vita. È parte dell'essere umani. Interessante. Allora, come si fa a superare questa paura? Hai qualche consiglio pratico per i nostri ascoltatori? Sì, il primo consiglio è inizia in piccolo. Non devi subito dichiarare il tuo amore eterno. Inizia con qualcosa di semplice, un sorriso, un complimento genuino, una battuta simpatica. Piccoli gesti, piccoli passi. Giusto. E il complimento? Come deve essere un buon complimento? Perché sai, c'è complimento e complimento, no? Esattamente, un buon complimento deve essere specifico e sincero, cioè vero, non inventato. Non dire sei bellissima e basta, perché sembra generico. Meglio dire qualcosa come mi piace molto come ti esprimi, hai un modo di parlare molto intelligente. Questo colpisce davvero. Bello. Sara, posso chiederti una cosa personale? Qual è stata la situazione di flirt più memorabile della tua vita? Buona o cattiva? Ah, Matteo. Ok, te la racconto. Una volta ero in treno, stavo tornando da Milano e mi si siede vicino un ragazzo carino. Inizia a leggere un libro che amavo tantissimo. Stesso libro. E io, invece di dire qualcosa di originale, gli dico bel libro, fine. Solo bel libro. E lui? Solo bel libro? E lui? E lui si gira, mi guarda, sorride e dice «Sì, l'ho già letto 3 volte». E io «Anch'io». Silenzio.
Fine conversazione. Sono scesa dal treno senza nemmeno chiedergli il nome. Me ne sono pentita per settimane. No, che peccato. Vedi, anche le esperte sbagliano. Però, sai, questa storia ha qualcosa di poetico, no? Due persone con lo stesso libro, stessa passione. Se solo avessi continuato a parlare. Lo so, e questa è un'altra lezione importantissima. Non fermarti dopo la prima frase. Il flirt è una conversazione, deve andare avanti, crescere, evolversi. La prima frase è solo l'inizio. Esatto. E tu, come ti senti quando qualcuno ti flirta con te? Ti piace o ti mette a disagio? Dipende tutto da come viene fatto. Se è rispettoso, gentile, divertente, mi fa sentire bene. È bello sentirsi notati, apprezzati. Ma se è aggressivo o volgare, volgare significa rozzo, di cattivo gusto, allora mi dà fastidio e mi allontano subito. Capito. Ascolta, ho trovato dei dati davvero interessanti mentre preparavo questa puntata. Sapevi che secondo una ricerca americana, quando flirtiamo, la comunicazione non verbale è responsabile per oltre il 90% del messaggio? Il 90%? Cioè quello che diciamo conta solo il 10%? Praticamente sì. Il tono della voce, lo sguardo, la posizione del corpo, un sorriso. Tutto questo comunica molto di più delle parole. Affascinante, no? Assolutamente, e questo spiega perché flirtare per messaggio è così difficile. Perdi tutti questi segnali, non vedi la faccia, non senti la voce, non vedi se sorride, manca tantissimo. Ah, ottimo punto. Parliamo di questo. Il flirt digitale, via messaggi o social media. Come funziona? Come si fa a flirtare bene attraverso uno schermo? Ah, il flirt digitale! Allora, le emoji aiutano molto, sostituiscono un po' le espressioni del viso. Un sorriso, un cuoricino, una faccina che fa l'occhiolino, trasmettono emozione. L'occhiolino, il classico dei classici. Ma non bisogna esagerare, vero? Ho visto messaggi con 20 emoji di fila e mi sono sentito stanco solo a leggerli. Sì, meno è meglio in questo caso. Un emoji al momento giusto vale più di 20 emoji a caso. E poi online la cosa più importante è essere genuini, autentici, veri, non fingere di essere qualcuno che non sei. Vero, e questo vale sia online che offline. L'autenticità è tutto. Le persone sentono quando qualcuno è falso, lo sentono istintivamente. Esattamente. E poi c'è un altro aspetto interessante del flirt digitale, il timing, cioè il momento in cui rispondi. Se rispondi subito ogni singola volta, puoi sembrare troppo ansioso. Se aspetti troppo, sembri disinteressato. È un equilibrio sottile. Il famoso gioco del quanto aspetto prima di rispondere. Un mio amico contava letteralmente i minuti prima di rispondere per sembrare casuale, rilassato. Ci metteva più tempo a decidere quando rispondere che a scrivere il messaggio. Questo è troppo, povero ragazzo, quanta energia sprecata. Ma capisco, tutti ci siamo passati, dai, è normale. Chiusa. Sara, ti chiedo una cosa. Il modo di flirtare è uguale in tutto il mondo o cambia da cultura a cultura? Oh, questa è una domanda fantastica. Cambia moltissimo. In Italia, per esempio, il flirt è abbastanza diretto e aperto. Gli italiani non hanno paura di fare un complimento, di avvicinarsi, di essere espressivi. È parte della nostra cultura. Ah sì, noi italiani siamo famosi nel mondo per questo, ma non è sempre un bene. Esatto, dipende come viene fatto. In Inghilterra, invece, il flirt è molto più sottile, ironico. L'ironia, cioè dire una cosa per significarne un'altra in modo giocoso, è fondamentale. In Giappone è ancora più discreto, meno diretto. In America è più amichevole, con molti sorrisi e complimenti. Interessante. Quindi se un italiano va in Giappone e flirta alla maniera italiana, potrebbe causare un malinteso, cioè una situazione in cui due persone si capiscono male. Esattamente. Potrebbe sembrare troppo aggressivo o invadente per i gusti giapponesi. Quando viaggiamo è importante capire anche le regole sociali del paese in cui ci troviamo. Dai Sara, facciamo una lista di consigli pratici per i nostri ascoltatori. Immagina che uno di loro vuole iniziare a flirtare di più. Cosa gli dici? Perfetto. Allora, primo consiglio. Sorridi. Il sorriso è il gesto più potente del mondo.
apre le porte, crea connessione, dice «sono felice di vederti» senza usare parole. Bellissimo. Il sorriso costa niente e vale tutto. Secondo consiglio, ascolta davvero. Quando parli con qualcuno, non pensare a cosa dirai dopo, ascolta quello che sta dicendo. Le persone adorano sentirsi ascoltate davvero e ti darà argomenti naturali per continuare la conversazione. Ah, questo è un consiglio d'oro. L'ascolto attivo, cioè ascoltare con tutta l'attenzione, non solo sentire le parole, è una delle abilità più sottovalutate nella comunicazione. Terzo consiglio, usa l'umorismo. L'umorismo, cioè la capacità di fare ridere e di essere divertente, è incredibilmente attraente. Una persona che ti fa ridere è una persona con cui vuoi stare. Bene, quindi io, che sono molto simpatico, almeno così penso, ho già un vantaggio. Ma sì, abbastanza simpatico. Quarto consiglio, sii curioso dell'altra persona. Fai domande genuine, mostra interesse per la sua vita, i suoi sogni, le sue passioni. Niente attrae di più che sapere che qualcuno vuole conoscerti davvero. Bellissimo. E l'ultimo consiglio? Il quinto e più importante. Accetta il no con grazia, come eleganza e rispetto. Se l'altra persona non è interessata, ringrazia mentalmente per l'esperienza, sorridi e vai avanti. Il rifiuto non definisce il tuo valore come persona. Ci vuole coraggio per flirtare e quel coraggio è già qualcosa di cui essere fieri. Sara, questi consigli sono oro puro. Grazie mille per averli condivisi con noi. Prima di concludere, hai un messaggio finale per i nostri ascoltatori? Sì, il mio messaggio è questo. Il flirt, quando fatto bene, è una delle cose più belle della vita. È gioia, è connessione, è leggerezza. Non abbiate paura di sorridere a qualcuno, di fare un complimento sincero, di avvicinarvi a una persona che vi incuriosisce. La vita è troppo breve per non provare. Meraviglioso, assolutamente d'accordo. E ricordatevi, flirtare è anche un modo per celebrare gli altri, per dire ti vedo, mi piaci, sei interessante. È un regalo che fate all'altra persona. Esatto. E ora, Matteo, una domanda per te. Tu sei bravo a flirtare? Questa è una domanda trabocchetto, cioè una domanda che sembra innocente ma in realtà è una trappola. Diciamo che sto imparando, sempre. Ottima risposta diplomatica. Bravo, Matteo. Bene, bene. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Grazie mille a Sara per essere stata con noi oggi. Sei stata fantastica, davvero. Grazie a te, Matteo. È stato un piacere enorme. E grazie a tutti voi che ascoltate. Siete il motivo per cui continuiamo a fare questo podcast. Se vi è piaciuta questa puntata, lasciateci una recensione, una valutazione sul vostro podcast preferito e condividetela con gli amici. Ci vediamo alla prossima puntata. Nel frattempo, sorridete a qualcuno oggi. Potrebbe cambiare tutto. A presto. A presto. E ricordate, sorriso, rispetto e autenticità. Con questi 3 ingredienti siete già dei flirt perfetti. Ciao ciao!